Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, sono D'Alessandro Davide. Oggi con questo nuovo video volevo parlarvi dell'orologio del forno rumoroso o guasto e vi spiegherò come risolvere il problema senza spendere un centesimo. Prima di iniziare, per favore vi invito a supportarmi iscrivendovi gratuitamente al canale e a cliccare mi piace. In questo modo farete crescere il mio canale e mi darete la possibilità di realizzare nuovi video. Se l'orologio del vostro forno è diventato rumoroso, come ad esempio anche quest'altro tipo di orologio qui, o semplicemente girando la manopola questa non rimane in posizione perché torna indietro da sola, o peggio ancora, girate la manopola per impostarlo sull'automatico, ma il forno non si accende, è molto probabile che l'orologio sia guasto e quindi in questo caso possiamo o sostituirlo o bypassarlo e vi spiego come. Quindi adesso sviterò tutte le viti e togliamo questa lamiera qui superiore. Giriamo il forno. Semplicemente questa lamiera si sfila così. Con la spina dell'alimentazione collegata e con un tester andiamo a verificare quali sono i morsetti dove arriva l'alimentazione. Una volta identificati, stacchiamo la spina dalla presa a muro e scolleghiamo i fili. Così facendo l'orologio non farà più rumore perché non sarà più alimentato. Adesso isoliamo entrambi i morsetti con del nastro isolante. A questo punto possiamo anche scollegare gli altri due morsetti, tagliarli, spellarli e collegarli insieme. Così facendo avremo bypassato l'orologio. Se invece il vostro forno dovesse montare questo tipo di orologio qui, dovremo andare a verificare sempre la parte interna per controllare se arriva alimentazione all'orologio. Quindi se arriva alimentazione all'orologio ma questo non si accende, è molto probabile che sia guasto. Oppure potremmo ritrovarci nella situazione che il display si accende ma il forno no. Quindi in quel caso dobbiamo sempre andare a verificare la parte interna e possiamo fare una prova bypassando proprio la scheda dell'orologio. Quindi verifichiamo con il tester la scheda del display. Quindi impostando il tester in volt, esattamente qui, andiamo a verificare se arriva la giusta alimentazione alla scheda. Quindi andiamo a verificare se arrivano 220/230 volt sulla scheda, sui puntali, vedete? Questo indica appunto che la scheda viene alimentata, quindi se il display non si accende, è molto probabile che ci sia il display da sostituire. Se invece il vostro forno monta una scheda display diversa, differente da questa, potete fare un'altra prova, potete verificare su tutti i connettori e fare le varie combinazioni finché non vedete che vi arrivano i 230 volt. Quindi fate tutte le prove con tutte le possibili combinazioni. Fatto questo, se vedete che da qualche parte vi arrivano i 230 volt e il display non si accende, significa che la scheda display è guasta. Se invece non vi arriva proprio corrente da nessuna parte, allora è molto probabile che il problema sia dipeso da qualcos'altro. Vi ricordo che abbiamo già affrontato questo argomento per quanto riguarda il forno che non si accende. Vi lascio il link qui in alto a destra trovate il link diretto per guardare il video che parla proprio di questo problema qui. Comunque nel canale ce ne sono già un paio di video che parlano di questo problema. Vi consiglio di andarveli a vedere tutti e due. Comunque, se dovessimo trovarci in una situazione differente, cioè che indipendentemente dal fatto che la scheda display si accenda o meno, quindi non compare niente sul display o meno, però il forno non si accende, possiamo fare una ulteriore verifica bypassando proprio
la scheda display, e lo facciamo sempre andando ad agire sulla scheda qui, che abbiamo controllato adesso. Con un cacciavite andiamo in sostanza a fare un ponte, qui esattamente, vedete, che fa la scintilla, qui perché stiamo chiudendo il circuito e stiamo bypassando la scheda display, perché qui in sostanza abbiamo un relè che viene comandato dalla scheda display. Se questo relè non si chiude o è guasto, noi lo bypassiamo e bypassandolo il forno dovrebbe accendersi. Quindi se il forno si accende bypassando questo relè, significa che questo relè è guasto, quindi poi a questo punto o sostituite il relè dissaldandolo o cambiate tutta la scheda display. Oppure se non ve ne frega niente del display con l'orologio, non vi interessa, potete mettere in corto questi due morsetti, li collegate tra di loro e avete eliminato il display. Quindi in sostanza, se avete un forno come questo o diverso, quindi con una scheda display diversa, dovete andare a identificare il relè. Adesso ho scollegato i fili per farvelo vedere un po' meglio. Quindi il relè deve essere fatto più o meno così, e lo riconoscete dal fatto che ha i due connettori molto vicini tra loro. Quindi scollegate i fili, li collegate insieme e verificate se il forno si accende o meno.